Ehi bella gente, come va? Questo è il quinto episodio di una serie molto intensa, perciò se vi siete persi qualcosa vi conviene ripartire dall'inizio. Cliccando qui andate alla playlist della Catena dei Cani. Se vi piacciono queste serie di video cliccate sul tasto iscriviti così mi motivate a farne altre. Coraggio! Conto su di voi anche per la partecipazione nei commenti, voglio sapere cosa ne pensate. Molto bene, vi siete armati fazzoletti? Partiamo! Il 19° capitolo comincia cercando di recuperare i milioni di pezzi in cui si sono rotti i cuori di noi lettori, ma soprattutto di chi ha assistito e ha combattuto Avatar, in primis Duiker e Lul. Fortunatamente l'autore in questo punto inserisce una delle scene più divertenti, quella tra Coltane e gli zappatori. La bravura di Erickson sta anche in queste piccole cose, cambi di scena grotteschi e spassosi che fanno in modo di alleggerire una narrazione che altrimenti risulterebbe eccessivamente pesante. Inoltre il caporale List discute con lo storico delle torri Yagut che incontrano sul loro cammino, sintomo di una guerra tra gli Zannuti e i Dranimas. Non mi soffermo troppo, ma mi è rimasto impresso che gli Mas hanno preso un Yagut bambino, gli hanno distrutto tutte le ossa e poi lo hanno sepolto, e questo perché non riuscivano ad ucciderlo. I conflitti tra questi due popoli sono stati terribili e le conseguenze si possono avvertire ancora oggi. Torniamo alla fuga degli esuli Malazan, ormai arrivata al Neno Zodan e chiamata Marcia Asciutta, per l'assenza totale di cibo e acqua. Gli ultimi capi di bestiame muoiono mentre due potenti tribù del deserto, i Treglin e i Bilard, punzecchiano di continuo la colonna. Corvo Dom insegue ma tenendosi a distanza e lasciando lavorare i selvaggi. Ho come l'impressione che il Napan si senta molto sicuro di sé e delle sue capacità, forte del gran numero di soldati al proprio comando, molto maggiore rispetto a quelli del Pugno. Forse è per queste motivazioni che non attacca a cannone, ma preferisce attendere condizioni ancora migliori, per esempio un territorio favorevole e un collasso ulteriore dei soldati avversari. La notte prima della battaglia campale arriva qualcuno in aiuto dei nostri. Si tratta della corporazione d'arti e mestieri Trigal, guidata da quel pazzo di Carpolan Demesand e inviata in loro soccorso da parte del Gran Pugno Dujek. Viveri e acqua fresca vengono distribuiti, permettendo così ai soldati fuggiaschi di riprendere almeno un po' di energie. Un altro regalo viene recapitato direttamente a Coltane, una strana boccetta creata da un misterioso mago degli arsori di ponti. Senza alcun dubbio si tratta di Ben lo Svelto. Lo Wiccan però se ne libera in fretta, dandola a Duiker. È arrivato il giorno e così la guerra riprende. Questa volta l'unica strategia possibile è affrontare direttamente il nemico in un ultimo e disperato attacco diretto. Ecco però che qualcosa cambia. Il condottiero dei Kundril, un clan numeroso che ancora non si è schierato, arriva a parlare con Coltane, chiedendogli quale sia la tribù più forte nell'Odan del Sud. Il Pugno rimane spiazzato e non fornisce una risposta. A quel punto i Kundril scendono in campo in decine di migliaia, affrontando direttamente Corvo Dom, con grande sorpresa della fazione Malazan. Alla fine ci è voluta un'intera giornata, ma i ribelli vengono respinti. Il condottiero Kundril torna da Coltane, irriconoscibile dopo ore di massacri, e porta la risposta alla sua stessa domanda. La tribù più forte è quella degli Wiccan. Wow! Che momento di hype assoluto! Il capitolo successivo ci catapulta 3 giorni dopo la battaglia di Sanimon. 3 giorni di sortite, scaramucce e scambi di colpi con l'esercito di Corvo Dom. Il Napan non molla, anzi sfrutta la superiorità numerica per non lasciare respiro i Malazan, ormai rimasti con solo 5.000 soldati. Senza più forze, impolverati e pieni di ferite, si resiste, si tiene duro contro i ribelli e lo si fa solo per un motivo: la dignità dei bambini. Coltane ordina a Duiker di andare avanti con i rifugiati e poche decine di giovani Wiccan, oltre agli stregoni Nil e Nether, per raggiungere Aren.
Il pugno tenterà di arginare i rivoluzionari in un ultimo confronto, cercando di prendere più tempo possibile così da permettere ai civili di mettersi in salvo. Lo storico saluta gli amici Boult, Lull, List e la soldatessa senza nome. Anche i soldati feriti scelgono di rimanere lì, di non scappare, ma di restare per tentare l'ultima resistenza. Ognuno di loro è consapevole che non ci sarà speranza di salvezza, che sta sacrificando la propria vita per gli altri. Vorrei farvi notare che nessuno si aspetta che il gran pugno Pormkal esca per dar loro una mano. Nessuno. Ha avuto decine di occasioni per andare loro incontro e non l'ha mai fatto. Ormai mancano poche leghe ad Aren e nessuno fa affidamento su di lui. La colonna di fuggiaschi si avvia e poco dopo incontrano la numerosa tribù dei Kherandobri. Non sono ostili, ma richiedono un pagamento per lasciarli transitare sul loro territorio. Duiker consegna loro tutte le monete militari del settimo e letteralmente ogni cosa che gli Wiccan posseggono, dalle tende alle stoviglie. È implicito che i beni materiali non saranno più necessari ai morti. I Kherandobri probabilmente non hanno mai visto così tanti soldi, perciò decidono di ripagare i Malazan offrendo loro il soccorso medico, cibo e una scorta fin quasi ad Aren. Dopo un giorno di cammino, lo storico arriva all'imbocco della via per Aren, una strada voluta da Dassem Ultor dopo la conquista della città. Si tratta di un ampio percorso rialzato lungo 10 miglia e fiancheggiato da fossati al cui interno sono piazzati cedri per tutta la lunghezza. Inizia ora una vera e propria corsa contro il tempo. In lontananza si vede la nuvola di polvere prodotta dai ribelli che stanno arrivando. Perciò Duiker e gli Wiccan cominciano a incitare chi si sta arrendendo, chi sta crollando sfinito sulla strada senza più energie. Il vecchio raccoglie un bimbo di neanche 2 anni e continua a correre verso le mura. Le porte finalmente aperte. La guardia cittadina esce per offrire un ultimo supporto a vecchi, donne e bambini e farli entrare in città. Tuttavia l'armata di Pormkal rimane pietrificata all'interno perché ha ricevuto l'ordine esplicito di non uscire a combattere. Il vecchio consegna il bambino tra le braccia di un capitano che scopriamo essere Keneb, personaggio conosciuto in precedenza tramite i POV di Kalam. Sia Keneb che il bimbo li ritroveremo nel 4º volume della saga, perciò teniamoli a mente. Lo storico insiste nel far entrare ogni persona che riesca ancora a camminare, finché non può più nulla perché è troppo lontano o che è rimasto a terra. Il vortice è arrivato. L'ultima azione di Duiker prima di varcare le porte della città è quella di guardarsi indietro. Realizza che si sta lasciando alle spalle una catena di cadaveri lunga centinaia di leghe. Una comprensione così enorme e terribile da non poter essere abbracciata in toto. Carissimi, dobbiamo salutarci. Anche questo frangente della catena dei cani è stato raccontato. La prossima sarà la puntata conclusiva della serie. Spero di ritrovarvi lì. Sapete vero che mi trovate su Facebook e su Instagram. Vi lascio tutti i link in descrizione. Scrivetemi dove e quando volete. Mi fa sempre piacere. Ciao ragazzi, alla prossima!